Benvenuti all'11ª puntata di Come superare il blocco dello scrittore. D'ora in poi ci occuperemo dell'aspetto formale della nostra opera. Lavorare sulla forma è una fase molto importante, ma anche molto delicata. Le domande che ci poniamo in questa fase rischiano di paralizzarci, però sono molto utili, perché proprio partendo da loro possiamo affinare la nostra analisi, possiamo capire che cosa funziona e cosa invece va rivisto. Istintivamente è facile sentire che qualcosa non va nel proprio testo, però poi può essere molto difficile capire dove mettere esattamente le mani se non si hanno gli strumenti adatti per farlo. Il lavoro che faremo d'ora in poi è proprio questo, appropriarci degli strumenti che vi metteranno in grado di scrivere un testo che vi suona bene in tutte le sue parti e che probabilmente soddisferà anche chi vi legge. Dal punto di vista formale, la prima cosa di cui ci occuperemo è il ritmo. Ogni narrazione procede a tratti in modo lento, accurato e in altri tratti in modo accelerato, accennato. Come mai ci sono queste variazioni nel ritmo di una storia? E come possiamo utilizzarle nella nostra opera? Tenete presente questo: quando si parla di ritmo, si tratta essenzialmente di determinare quali e quante informazioni volete dare sugli eventi che narrate. Le modalità più importanti del tempo del racconto sono quelle individuate da Gérard Genette. Genette parte dalla considerazione che esistono due tipi di tempo, quello della storia, ovvero la durata degli eventi, e quello del racconto, cioè la lunghezza del testo che li narra. In teoria c'è una gradazione infinita di possibilità, ma poi nella tradizione narrativa i tipi di durata si limitano a 4. Il sommario, la cui durata è molto variabile, ma in ogni caso riassume dei fatti. La scena, dove si racconta momento per momento quello che succede. La pausa descrittiva, ovvero un momento in cui il tempo si è fermato, ma il racconto procede attraverso una descrizione. L'ellissi, dove un segmento di racconto che non esiste copre anche una durata notevole di storia. Analizziamo questi tempi. In un sommario voi riassumete delle informazioni che non sono così importanti da essere seguite momento per momento, ma che sono essenziali per capire bene il senso della storia. Ad esempio, possono spiegare gli eventi che hanno dato il via all'azione. In questo caso a volte sono anni riassunti in poche righe. Possono però anche essere informazioni sugli ambienti in cui ci si trova o sullo stato d'animo dei personaggi. In questo caso servono a dare il contesto nel quale si svolge l'azione e sono indispensabili per rendere verosimile la storia. Dove si ambienta? In quale clima? In quale parte dell'anno e del giorno? Alcune di queste indicazioni, anche solo accennate, sono indispensabili. Altrimenti il personaggio resterà un'entità astratta, quindi dando questi elementi diamo anche un senso alle azioni dei personaggi, giustifichiamo il loro comportamento. I sommari possono anche riferire piccoli dati, piccoli gesti dei personaggi e in questo caso servono per orientare il lettore, per spiegargli ad esempio come si è arrivati da un posto a un altro, o chi sta parlando, o come è cambiato il tempo da un momento all'altro del racconto. In questo caso possono essere inseriti fra due scene o all'interno stesso di una scena, ne fanno parte integrante. Bene, ma che cos'è una scena? Abbiamo visto che è una durata fondamentale del tempo della narrazione. In una scena state raccontando una parte essenziale della storia, un momento che vale la pena di essere vissuto istante per istante dal lettore. Niente va perso. Quindi si descrivono i gesti dei personaggi, ogni cosa che fanno, che vedono e soprattutto ogni cosa che dicono a se stessi o ad altri personaggi. La scena è costituita principalmente da dialoghi, che sono momenti molto importanti per far capire il passato, il carattere, l'ambiente sociale, le relazioni che un personaggio ha con un altro. Il dialogo ovviamente non è un ricalcare il modo di parlare reale delle persone. Sarebbe possibile e non sarebbe nemmeno piacevole. Il dialogo dà un senso di realtà e di immediatezza, ma è una forma stilizzata del linguaggio parlato. È utile proprio perché l'autore lo utilizza per far emergere molte informazioni sui personaggi e sulla storia con un effetto di naturalezza. È bene ricordare che dobbiamo assolutamente cercare di far parlare i personaggi ognuno in un modo diverso. Non c'è niente di più debole di un dialogo fra personaggi che usano lo stesso tono. Ogni persona ha un suo modo particolare di parlare e noi dobbiamo riuscire a renderlo. Come si può ricreare il modo specifico di parlare di ogni persona?
Possiamo utilizzare ad esempio il tono particolare di un ceto sociale o di un'età, di un mestiere, di una regione, anche se bisogna stare attenti a non utilizzare il dialetto stretto perché può essere faticoso a lungo andare, può confondere il lettore che non lo conosce bene. A questo proposito vorrei commentare con voi quello che è diventato ormai il mantra di ogni corso di scrittura creativo, ovvero mostrare, non raccontare, show, don't tell. Non dobbiamo raccontare in un sommario cose importanti che invece meritano una scena. Non dobbiamo mai riepilogare gli stati d'animo dei personaggi, ad esempio, ma dobbiamo farli vedere, anche limitandoci a tratteggiarli. Fate attenzione perché questa di raccontare in sommario parti che invece andrebbero sviluppate attraverso una scena è un errore molto frequente. Concludiamo il discorso sulla scena per dire che della scena fanno parte anche minuscoli sommari. Servono, come dicevamo, a spiegare i movimenti del personaggio o a chiarire chi sta parlando. Fate attenzione, questi passaggi, che si chiamano transizioni, sono molto importanti. Guidano il lettore, gli permettono di seguire che cosa sta accadendo senza perdere il filo. Ci sono poi momenti così intensi, per qualche motivo, che è come se il tempo si fermasse. Il racconto va avanti da solo senza bisogno che accada niente intorno a lui. Ad esempio, se il protagonista è arrivato in una zona inesplorata e sconosciuta, la pausa descrittiva ce la farà vedere, ci parlerà delle emozioni che suscita, rendendoci vero anche un mondo alieno o del passato. Le pause descrittive però comportano l'interruzione dell'azione, sono momenti di stasi e bisogna stare attenti a non dilungarsi troppo, soprattutto in momenti in cui il lettore invece vuole andare avanti. Nella narrativa moderna, in effetti, si tende ad utilizzarle meno che in passato e in ogni caso a inserirle sempre di più fra le percezioni di un personaggio. L'ultima forma di narrazione di cui occuparsi per quanto riguarda il ritmo è l'ellissi. L'ellissi è un lasso di tempo durante il quale sono accadute cose che il narratore però decide di non raccontare. Possono essere lassi di anni, intere fette di vita che ci sono state per forza, ma che è inutile raccontare. Ci sono poi ellissi che non sono ingenue perché fanno parte di un piano preciso dello scrittore. In questo caso vuole tacere di un evento per farlo scoprire al lettore in un secondo momento. Questo è un procedimento che crea suspense perché pospone l'informazione che invece il lettore brama di sapere. Adesso vi leggerò un breve esempio di un brano che contiene tutte e 4 le forme di durata del tempo della narrazione. Paolo crebbe con la nonna amato e viziato. Pur non avendo conosciuto i genitori, da piccolo non si era mai chiesto perché non vivesse con loro. Sapeva solo che erano lontani e che la nonna non voleva che lui li vedesse. Questo è chiaramente un sommario. A 13 anni però tutto cambiò in pochi istanti. Qui c'è stata un'ellissi implicita. Paolo, ti devo parlare, gli disse la nonna. Inizia la scena. Paolo lasciò cadere la palla da calcio con cui stava palleggiando e si avvicinò. Questo è un piccolo sommario di transizione. Che c'è? Siediti, devo dirti qualcosa. Nonna, ho l'allenamento. Siediti per favore, non ci metterò tanto, ma devi ascoltarmi con attenzione. Paolo si sedette, la nonna si calò sulla sedia davanti a lui, ma rimase zitta. Stringeva le labbra e intanto si fissava le mani, immobili sulla gonna nera. Come sempre, Paolo rimase affascinato dai suoi capelli violetto-azzurri. Qui inizia una pausa descrittiva. Li tingeva da sola, a casa, e probabilmente sbagliava tinta, oppure aveva iniziato a tingerli di quel colore quando erano molto più scuri. Fatto sta che adesso avevano il colore di Maga Magò. Abbiamo terminato il nostro discorso sul ritmo della narrazione. Vi aspetto nella prossima puntata per parlare del punto di vista. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.